Molti di voi, se come me eravate adolescenti negli anni 80 e 90, quando ancora non c'era internet a portata di mano, e non solo di mano in questo caso, sicuramente si ricorderanno quant'era difficile in quegli anni cercare di vedere qualcosa in più di una tetta. E se ti è capitato di trovarti nelle situazioni che ti vado a raccontare, scrivimi un commento raccontandomi anche la tua esperienza. Negli anni 2000, quando prese piede YouPorn, i contenuti per adulti, chiamiamoli così per non turbare questa piattaforma così casta, così pura, dicevo, negli anni 2000 questi contenuti furono finalmente fruibili a tutti e in pochi click. Alla fine degli anni 90, grazie a internet, era possibile scaricare qualche contenuto interessante, anche se a volte non esente da sorprese, almeno per chi su Emule cercava davvero La spada nella roccia, il film della Disney. Ma negli anni 80 recuperare un contenuto hard era invece come trovare un tartufo. C'erano 3 opzioni: i giornaletti, la televisione e le videocassette VHS. I giornaletti erano difficili da comprare e il giornalaio non te li vendeva se non eri maggiorenne, e se lo eri e abitavi in un piccolo paese era difficile mantenere la cosa riservata. A me per esempio mi guardavano male, addirittura quando compravo Lanciostorie e Scorpio. Ogni volta che lo andavo a comprare c'era sempre una signora bigotta che mi guardava con una faccia schifata. Penso che aspettasse di proposito proprio il momento in cui io andavo in edicola a comprare Lanciostorie e Scorpio per venire accanto a me e guardarmi come fossi un maniaco. Ogni tanto capitava di trovare una rivista usata in uno stato a dir poco mezzo devastato o stracciato, che chissà che cosa ci avevano fatto. Eppure quel ritrovamento diventava una vera e propria reliquia da sfogliare, il santo graal dell'adolescente arrapato. Anche la televisione era per tanti off limits, però c'erano programmi interessanti dopo una certa ora della sera. A una certa ora della notte le famiglie si ritirano sconfitte. È l'ora critica, l'ora di proibito, di vietatissimo, di oroscopone, super porno show. Ma riuscire a guardarli senza essere scoperti dal parentado era decisamente complicato, perché solo alcuni pochi fortunati che avevano la TV in camera propria riuscivano a godere di questi spettacoli, con succinte ragazze che dicevano Chiamami, che tanto costa solo 6.000 lire al minuto. E chissà a quanti saranno arrivate certe bollette stratosferiche. Io, sinceramente, pur apprezzando, vi giuro che non ci sono mai cascato, perché se così fosse non sarei sicuramente ancora vivo per raccontarvelo. Togliti le mutande! Togliti le mutande! A proposito di bei programmi serali, sul canale trovi il mio video dedicato a Colpo Grosso, il programma con le mitiche ragazze Cin Cin. Ti lascio il link in questo video, iscriviti al canale per non perderti i miei contenuti. Cin Cin, ricoprimi di baci. Per molti la prima volta, cioè l'iniziazione alla zozzosità mediatica, fu con l'arrivo delle VHS. Chi ha vissuto gli anni 80 e a seguire i 90 sa benissimo quanta sia stata rivoluzionaria l'introduzione del videoregistratore nelle nostre famiglie, che poi, diciamoci la verità, la rivoluzione era doppia, se non tripla, perché registrare qualsiasi cosa senza un vero scopo e portarsi il cinema a casa e naturalmente anche i film a luci rosse. Il trucco per non farsi scoprire dai genitori e per cambiare VHS con gli amici era modificare il titolo sulle custodie delle tante amate videocassette, e quindi poteva capitare di schiacciare play e cominciare a guardare una puntata di Happy Days fino al minuto 20, e da lì in poi più o meno il paradiso, quello sì che era un vero Happy Days, ti si apriva un mondo. Incominciamo a sognare insieme. Lasciati andare. È come in una favola. Sarà come fare l'amore insieme. Nella fantasia. E se avevi un fratello e vedevi decine di videocassette con scritto Festival Jazz,
speravi sempre in un contenuto hard, ma invece scoprivi con amarezza che erano tutte dannatamente autentiche. E c'è anche chi si è guardato La principessa sul pisello nella quasi certezza che si trattasse di un titolo farlocco scaturito dall'intenzione di tenere lontano il figlio allupato. Invece chi era fortunato nella ricerca e trovava qualcosa di nuovo si sentiva in dovere di condividerlo con gli amici. E ritrovandosi ancora oggi con gli amici di allora e chiedendo «Oh, ma ti ricordi la cassetta di Happy Days?» Qualcuno sicuramente rimarrà sorpreso, farà una faccia impassibile e si inventerà qualcosa, ma sicuramente capirà. Raccontami anche la tua esperienza in un commento e se il video ti è piaciuto lasciami un like e condividi. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sulla soffitta di Pippo. Ciao!